Ciao a tutti e benvenuti sul canale The Sorcerer TCG. Oggi vorrei parlarvi di un gioco nuovo di carte che si chiama Endless Skies. Ho trovato questo gioco per caso su Instagram e mi è subito piaciuto, vi spiego il perché. Come ha scritto lo stesso ideatore del gioco sulla pagina Endless Skies di Instagram, questo gioco non vuole essere un gioco innovativo o pionieristico in qualche modo, semplicemente vuole rievocare ciò che potremmo chiamare in senso lato old school, sia di Magic the Gathering, sia di Yu-Gi-Oh! Ciò risulta chiaro, palese, evidente, guardando le bellissime immagini delle carte. Gli artisti sono veramente bravi. Eccone alcuni esempi. Le modalità di gioco ve le spiegherò fra poco. Vorrei ora chiudere il discorso sul fatto che questo gioco non voglia essere una novità a tutti i costi, ma vuole essere un gioco old school, cioè sicuramente affascinante, specialmente per uno come me che gioca a Revised 40 e Pre-Modern in Magic e che ha in qualche modo inventato assieme a Edoardo Scalog.tcg una modalità di gioco old school per Pokémon alternativa all'old school già esistente e che appunto è il base 40 che vi ho presentato ieri, che vi abbiamo presentato ieri con il video. Spero che questo gioco Endless Skies affascini tanta gente e che possa riuscire nel suo intento. Infatti da oggi è aperta la campagna di finanziamento del gioco, il crowdfunding, su Kickstarter. Vi prego, se sarete interessati, guardando questo video o scoprendo la pagina Instagram del gioco, di andare a vedere e acquistare qualche mazzo su Kickstarter. Ora passiamo al gioco in sé. Dunque, come potete vedere, come si gioca a Endless Skies. Innanzitutto si gioca in due, ci sono due giocatori. I mazzi sono costituiti da 50 fino a un massimo di 60 carte per mazzo e 3 copie di ogni carta per mazzo. Ogni giocatore inizia con 10.000 punti vita, Health Points, HP, e all'inizio si decide chi inizia per primo e poi pesca 5 carte. Quando gli HP di un giocatore diventano pari a 0, quel giocatore perde la partita. Nella struttura del tavolo del gioco ci sono differenti zone delle bestie, ovvero dei mostri. Ce ne sono 3 centrali e questi sono i mostri che possono attaccare e difendere. Poi ai lati di queste 3, sia a sinistra che a destra, ci sono degli spazi in cui si possono evocare le bestie che però possono solo difendere. Questi spazi sono in realtà infiniti perché si possono evocare X bestie, X mostri per partita, cioè non c'è un limite. La stessa cosa come in Yu-Gi-Oh! Vale per le spells, per le magie, che si possono giocare solo durante la fase d'azione, la action phase, e ci sono 5 spazi, un massimo di 5 spazi per le spells che si giocano, esattamente appunto come in Yu-Gi-Oh! E sono, come vedete, sotto, nella parte sotto inferiore alle bestie, tra appunto il deck che è a destra, all'estrema destra, e il grave, la tomba, ma sarebbe il cimitero, all'estrema sinistra. Le spell sono di due tipi: ci sono le normal spell che si giocano a partire da sinistra, quei 5 spazi,
e hanno il pentagramma come simbolo nella parte inferiore della carta. E queste sono le magie che, una volta attivate, si risolvono e vanno poi direttamente nel cimitero. Mentre invece ci sono le Endless Spells, che invece hanno il simbolo dell'infinito, che si giocano a destra e sono dei permanenti, dei veri e propri permanenti, come degli incantesimi o quello delle trappole, che vale per Yu-Gi-Oh! Ora, le fasi del turno sono 3. C'è la start phase, la fase iniziale, che è appunto l'inizio del turno. Si pesca una carta e si risolvono le abilità che si innescano durante questa fase, se ce ne sono. Poi c'è la action phase, in cui si possono evocare dei mostri e attivare delle magie. E poi c'è la battle phase, naturalmente la fase d'attacco, in cui i nostri mostri, le nostre bestie attaccano le bestie dell'avversario. Non c'è una vera e propria fine del turno, un EOT come in Magic, ma terminata la fase d'attacco si passa direttamente al turno dell'avversario, come in Pokémon. Evocare le bestie, si dichiara l'evocazione, si mostra, si rivela la carta, si paga il suo costo e si mette nella sua zona. Si può fare, come in Yu-Gi-Oh!, una sola evocazione normale per turno, perché anche qui, guardando le carte, ci sono delle evocazioni normali e delle evocazioni speciali. La stessa cosa vale per le magie. C'è una dichiarazione di attivazione della magia, cioè si dichiara di voler attivare una magia, si rivela questa magia, si paga il suo costo e poi si mette nella sua zona, che appunto può essere il cimitero per quelle con il pentagramma, che sono come gli istantanei, come le magie di Yu-Gi-Oh!, insomma, o anche le sorcery in Magic. E invece nella zona delle magie come permanenti per quelle che hanno invece il simbolo dell'infinito, le Endless Spell. L'attacco è molto simile a quello che è Yu-Gi-Oh!, ma c'è una qualche differenza. Una bestia, mostro nostro, può attaccare un mostro dell'avversario durante la fase d'attacco. Qui immagino che non ci sia la possibilità degli istantanei, quindi si gioca nel proprio turno, a meno che non ci siano delle magie che dicano il contrario. Se l'avversario non ha creature, non ha bestie, mostri, si può attaccare direttamente, facendo perdere punti vita all'avversario. Il mostro che è in difesa muore solo se l'attacco della bestia che attacca è maggiore della difesa del mostro che difende. Cioè, se un mostro con 1100 di attacco e 800 di difesa attacca un mostro che ha 800 di attacco e 700 di difesa, quindi 1100 su 700, il mostro in difesa muore. Se noi abbiamo un mostro con 800 d'attacco e l'avversario ha un mostro con 800 di difesa, nessuna delle creature muore, non vengono fatti danni neanche ai giocatori, anche se la creatura in difesa dell'avversario avesse un attacco maggiore della difesa del nostro mostro, ma non c'entra assolutamente niente, evidentemente. Se noi abbiamo addirittura una creatura con attacco inferiore, non solo pari, 800-800, ma inferiore, 700 ad esempio, e l'avversario ne ha una con 800, con 900, eccetera, anche qui non succede nulla.
Ora, spero che questo video vi sia piaciuto, vi possa interessare questo gioco. Vi invito appunto ad andare a vedere il gioco su Kickstarter, disponibile da oggi, fare una donazione e acquistare qualche mazzo. Può essere un gioco interessante soprattutto agli appassionati di Yu-Gi-Oh! E di Magic che hanno giocato negli anni un po' retro. E ora vi saluto, vi invito ad andare a guardare la nostra pagina Facebook, thesorcerer.music, la nostra pagina YouTube che è qua, vedere i video precedenti, e faremo, vi promettiamo, appena possibile, superata questa situazione, questa brutta situazione, faremo anche dei gameplay, dei video di gameplay anche di Endless Skies appena avremo le carte. Vi saluto, vi auguro una buona giornata, a presto.